Finalmente ci siamo! Tutta per voi la prima puntata di Over the Line. Cos'è Over the Line? Non lo sapete? È una scommessa. Due grandi passioni, il rugby e le sue storie. La sfida è trasmettervi il fascino della cultura del rugby, fatta di dedizione e di passione. Metafore di vita, racconti di sport e di quelle attività apparentemente molto lontane dal campo da gioco, ma come vedremo in seguito molto vicine alla filosofia del rugby. Un viaggio attraverso le parole e le emozioni delle mamme, degli appassionati, dei giocatori, degli allenatori e di tutti quelli che ci mettono la faccia. La scommessa sarà vinta se riusciremo ad avvicinare al mondo del rugby chi non lo conosce e a stupire chi lo conosce. E anche se un solo visitatore del canale YouTube Over the Line ci dirà ho voglia di rugby, la scommessa sarà vinta. Buona visione della prima puntata di Over the Line! A noi ci piace Over the Line! Una partita di rugby è un momento di confronto contro una squadra avversaria per 80 minuti, dove si confrontano 30 persone con sistemi, modi diversi di interpretare questo gioco, ed il bello è che tutti si è tecnici, tutti si è allenatori, tutti si è giocatori e tutti hanno un'interpretazione diversa. Però alla fine nel nostro sport, a differenza di altri, vince sempre il più forte. Una partita di rugby è un incontro a fine settimana dopo una lunga settimana di allenamento duro, la prova di tante cose, di 15 giocatori che si trovano in campo per giocare insieme, per dimostrare che prima di tutto sono amici. È un momento di aggregazione, un momento per stare con gli amici, sfogare un po' le ansie e le cose della vita. In realtà poi adesso è diventato tutt'altro, perché dal punto di vista dell'allenatore cambia moltissimo il valore di una partita rispetto a quando stavo in campo, ma comunque è la vita. È un po' mettersi alla prova con i propri limiti per questi ragazzi, perché intervengono tante problematiche che sono nella vita di relazione che vivono tutti i giorni, e come tutti i giorni non sono positivi, neanche tutte le volte che vanno a giocare possono essere positive, e quindi devono imparare ad affrontare le difficoltà del momento, gli avversari più forti, quelli meno forti e i loro limiti personali. Il terzo tempo è una delle cose che ci rappresenta, è una delle cose più importanti che facciamo già proprio anche con i bambini. Quindi anche i bambini che giocano i raggruppamenti alla fine mangiano qualcosa assieme e cominciano a capire che l'avversario in campo è l'avversario e che non ci deve essere quasi a dire pietà. Bisogna vincere, bisogna anche lì dare il massimo di se stessi, però dopo ci si trova, ci si siede a un tavolo, si mangia un panino, si mangia una bella pasta asciutta, si mangiano 2 salsicce, cosa molto importante, si bevono delle gran birre parlando del gioco e del rugby, perché oltre alla partita che è passata proprio si parla di rugby, e farlo dopo che ci si è scazzottati o comunque rincorsi per un campo dietro una pallovale è veramente pregnante. Il terzo tempo è, una bolgia infernale mista a un momento di relax puro, visto che comunque si è insieme agli avversari, e quelli che fino a un momento prima hai cercato letteralmente di
asfaltare, adesso sono a mangiare di fianco a te. Questo è unico perché non c'è in nessun altro sport. Il terzo tempo potrebbe essere un bel modo per avvicinare nuove persone a questo sport, per chi lo vive sa che è un'ottima occasione per condividere un momento di svago, di relax e parlare della partita, ma anche di mille altre cose. Di certo è un frangente tipico del nostro gioco e che deve assolutamente essere mantenuto puro, integro, come lo viviamo adesso. Il bello del seguire partite di rugby è che il terzo tempo da spettatore lo anticipi fin dal primo, perché insomma di birrettine se ne bevono insomma, in allegria. Il terzo tempo sugli spalti, secondo me, quando uno va a vedere una partita, ha la fortuna di poter seguire una partita poi a livelli internazionali, penso sia ancora più coinvolgente, è che lo vivi fin dal primo minuto, perché sei, come ripeto, gomito a gomito con sostenitori della squadra che fronteggia la tua, però sei gomito a gomito a bere, a scherzare, a pacche sulle spalle, fare amicizie e quant'altro. Questo in altri sport non è assolutamente più possibile, ecco, tutto qui. Una regola molto importante che non sempre viene seguita, che si va a fischiare molto soprattutto nei giovanili, è il fuorigioco da punto di incontro. È importante per permettere all'attacco un gioco fluido, che tutta la difesa durante i punti di incontro, appunto la rack e la maul, si posizioni dietro i piedi dell'ultimo uomo, appunto per dare la possibilità e lo spazio all'attacco di far uscire il pallone e di giocare. La rack per regolamento avviene quando il pallone è per terra e i due giocatori se lo contendono rimanendo in piedi, mentre la maul quando un giocatore e un suo compagno di squadra sono legati con a contatto un avversario. Io giocavo tre quarti, centro o estremo, poi ho variato alcuni ruoli per esigenza dell'allenatore, però il tre quarti centro è quella persona, quel giocatore che riesce ad attaccare la linea difensiva con la velocità, riuscire a dare continuità al pallone, a difendere tanto, quindi a placcare, quindi ad avere sempre stretto contatto con l'avversario, pur essendo un po' in velocità, perché poi gli avanti sono un po' più legati tra di loro, quindi il contatto è più evidente e più forte, però nell'impatto è diverso. Il saper giocare il pallone in maniera diversa anche al piede, quindi dare una varietà di gioco. In Italia il percorso per diventare allenatore funziona così, c'è un corsi ovviamente organizzati dalla federazione, sono strutturati in due fasi. Allora all'inizio, adesso l'anno scorso l'hanno cambiato un po', quindi è su 3 momenti. Quando lo feci io dovevi fare un primo corso che ti dava l'abilitazione per 2 anni e poi decadeva per allenare, ti insegnavano per l'allenamento del mini rugby fino all'Under 14. E quindi non avevi, in realtà avevi chiamato primo momento ma non ti dava nessun tesserino. Poi una volta che avevi questa abilitazione ti iscrivevi e andavi a fare questo corso. Un corso era strutturato in una prima parte di 3 giorni con strutture federali. Io per dire ho avuto la fortuna di fare il corso con l'allenatore della nazionale femminile di Gian Domenico, con cui mi sono trovato molto bene. E si fa questa prima parte teorica, pratica. Poi, e questo succedeva a novembre, poi la seconda fase è aprile/maggio. In mezzo tu devi raggiungere 20 crediti. 20 crediti vuol dire che bisogna andare negli allenamenti, ci sono degli allenamenti di selezioni regionali dove c'è un tecnico federale che ti firma, diciamo, la presenza, dove tu però devi partecipare attivamente, quindi ti viene presentato l'allenamento, ti viene chiesto secondo te come è andato alla fine, cosa avresti fatto, cosa hai sbagliato, cosa è andato bene, quindi viene richiesta una partecipazione attiva. Una volta che uno ha questi 20 crediti, o comunque li puoi raggiungere preparando allenamenti te sempre con una supervisione di un tecnico federale, c'è la seconda parte che è di 4 giorni
dove il corso finisce, poi c'è una prova, ci sono 3 esami, una sul regolamento, una su domande aperte e una dove ti chiedono di preparare un esercizio dall'A alla Z, cioè quindi dal riscaldamento alla fine, quindi indicando i tempi, tutto, in modo che un qualsiasi altro allenatore possa essere in grado di riprodurlo. Quindi non è che sia una cosa semplice, bisogna metterci un po' di impegno, come credo che sia giusto, perché comunque alla fine abbiamo, e con questa qualifica qui puoi allenare fino alla Serie C, e credo che sia giusto perché comunque alla fine abbiamo nelle mani uno sviluppo almeno nel mio caso, di ragazzi, quindi non puoi andare alla carta, all'arrembaggio così. Portare un bambino a fare rugby, o i propri ragazzi a scuola, o gli alunni, o i figli, è perché hanno un'opportunità di misurarsi anche con le proprie paure, anche con le proprie incertezze, secondo i propri ritmi, senza forzature, perché i valori del rispetto dell'adulto, del rispetto dell'allenatore sono costantemente ripresi, soprattutto nel rugby di base, vengono prima dei risultati, di quello che è la vittoria o la sconfitta in una partita, perché c'è il terzo tempo, che è un momento di condivisione dove tutte le tensioni si stemperano e finiscono attorno a un tavolo e attorno a chiacchiere fin da bambini, perché nei terzi tempi poi delle categorie superiori possono vedere che l'arbitro è una persona che con loro ha condiviso la partita e con loro quindi condivide il momento del relax, della festa, perché è uno sport divertente ed educativo nello stesso tempo. È bello. Perché intanto ti fai meno male rispetto al calcio, questo senza fuori di dubbio, perché assumi grande autostima, maggiore equilibrio, perché poi sono uno sport fantastico che ovviamente la formazione di un giovane o di una bambina non può prescindere da qualche livido, che sia nella vita normale, che sia sul campo, tanto te li devi fare. Forse è meglio farsene insieme dei compagni e condividere questo livido con dei fratelli su un campo da rugby. Io ero un ragazzetto molto timido, magrissimo, non parlavo con nessuno. Oggi sono diventato logorroico e ho un po' più di sicurezze e sicuramente mi ha insegnato, ecco, dalla vita un po' di botte le ho prese ovviamente, quindi mi ha insegnato a reagire, a rialzarmi, a non mollare mai. Perché per me diventano bambini più sani, mi viene da dirlo così, proprio veloce, sono più sani, perché li fortifica anche a livello del sistema immunitario, secondo me. Proprio il contatto con la terra, il contatto con il freddo, cioè io ho visto bambini in ipotermia quasi, con le labbra blu, portati sotto la doccia calda e subito che erano sotto la doccia posso tornare a giocare, perché non vivono, hanno questa paura, adesso si ha questa paura dello sporcarsi, del caldo, del freddo e sudare, no, secondo me ci vuole, poi io sono di parte. Gianluca Auger, allenatore del Bologna Rugby. Lucas Scozzati, ho 38 anni, nato in Argentina, ex giocatore di rugby fino ai 32 anni e ex allenatore al momento. Sono Carlo Centofanti, sono tecnico del Pescara Rugby, anche se sono nato all'Aquila. Michela Abazzi, faccio la volontaria nel Ravenna Rugby come preparatrice atletica e fisioterapista all'occorrenza. Lucio Bini. Faccio parte del consiglio direttivo del Rugby Bologna 1928, sono uno dei soci rifondatori perché fra le difficoltà che ha avuto il Rugby 1928 6 anni fa stava per essere cancellato dalla federazione in quanto non c'era più nessuno che lo gestiva e 15 soci come 15 giocatori di rugby, di una squadra di rugby, l'abbiamo ripreso e abbiamo ricominciato e stiamo andando avanti e io faccio parte del consiglio direttivo con molto orgoglio. Filippo Zanella, 29 anni, fisioterapista del Bologna Rugby 1928. Andrea Trombini, appassionato di rugby. Stefano Gamberini, che sono il titolare e gestore del Pub & Go a Via Ravenna.
chiamo Lorenzo Negro, sono di Modena, arbitro da 3 anni e prima ho giocato nelle giovanili del Modena Rugby. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho 44 anni, ho giocato quasi 30 anni a rugby, anche ad alti livelli, vengo da campionati di eccellenza con Rugby Rovigo. Ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Fogli Marco e attualmente sono allenatore dell'Under 16 di Ravenna. Mi chiamo Gemma, sono una mamma volontaria al 100% del Ravenna Rugby.